Ci sono tantissime informazioni su Dragon Ball che girano nella mia testa, ma di cui non posso ovviamente fare video. Chi guarderebbe mai un video magari su una singola curiosità diluito in 8 minuti in maniera tale da poterci infilare pubblicità? L'ultima volta che l'ho fatto la gente se l'è presa, infatti, dettagli. Quindi mi sono detto, perché non fare una piccola compilation di informazioni interessanti al riguardo, cercando però di portarvi davvero cose inedite o comunque non sempre le stesse cose che sentiamo, ovviamente tutte vere, e le infilerò ovviamente in ordine casuale, quindi non in ordine di bellezza. Questo perché io sono OcelottMDB e mi trovate anche su Instagram e TikTok, se volete fare un salto, mi fa sempre piacere, e queste sono 10 incredibili curiosità su Dragon Ball. Tutti sanno benissimo che per Dragon Ball Toriyama prese grande ispirazione dal famosissimo romanzo Viaggio in Occidente, importante componimento della letteratura epica cinese paragonabile un pochino come importanza alla nostra Iliade e Odissea. Tuttavia, un po' più nascosto è il fatto che oltre a essere un'aperta parodia di quel racconto, Toriyama inserì elementi presi dalle corrente cinematografica tokusatsu, ovvero una particolare corrente cinematografica che prese piede negli anni 60 in Giappone grazie a serie come Ultra Q e Ultraman, nati sulla scia del primissimo film di Godzilla. Pose spettacolari, combattimenti aerei e terrestri, mosse urlate a pieni polmoni e design accattivanti. Sto descrivendo Ultraman o Dragon Ball? Il primo capitolo di Dragon Ball è chiamato Bulma e Son Goku, Buruma to Son Goku in giapponese. Ora come ora è ovvio che per tutti noi quelli siano i nomi dei nostri protagonisti preferiti, ma per chi in Giappone si approcciava per la prima volta alla lettura, non era poi tanto ovvio. Buruma risultava come un errato modo di scrivere bloomers, mentre Son Goku era una trasposizione giapponese del nome cinese Sun Wukong, ovvero dello scimmiotto presente all'interno del cast di Viaggio in Occidente. In parole povere, per un giapponese che si approcciava a leggere questo capitolo per la primissima volta, senza conoscere nulla della storia e dei suoi personaggi, questo titolo gli suonava come Le mutandine e la scimmia. Classica gag di Toriyama che amava giocare sui doppi sensi legati ai nomi dei suoi personaggi. Toriyama amava inserire citazioni legate ai film hollywoodiani all'interno dei suoi racconti, e come tutti sanno si sprecano quelle a Star Wars, Alien, Terminator, chi più ne ha più ne mette insomma. Ma non tutti sanno invece che all'interno di un capitolo di Dragon Ball è presente anche una citazione più nascosta a un film del 1982 che sicuramente deve aver colpito Toriyama in maniera particolare, Blade Runner. Infatti, in uno dei primissimi capitoli dell'opera vediamo Bulma utilizzare cose marchiate come Tyrell Corp, chiaro riferimento alla Tyrell Corporation, l'azienda che nel film lavora ai replicanti, che praticamente è come dire gli androidi in Dragon Ball. Insomma, come la si vuole mettere, sicuramente Blade Runner deve aver giocato un ruolo importantissimo nella fantasia di Toriyama nel momento in cui si è trovato anche a costruire il Red Ribbon, anche perché la citazione a Blade Runner arriva molto in anticipo rispetto a quella di Terminator. Comunemente si è sparsa la credenza che Kamehameha significhi onda distruttiva della tartaruga. Ma è così? No, assolutamente. Kame significa effettivamente tartaruga in giapponese e Ha significa onda. Questo è vero, ma Hame non ha nessun significato in Giappone. Il gioco di parole scelto da Toriyama riguarda il primo imperatore delle Hawaii, Kamehameha I, ed è una di quelle cose intraducibili in italiano o comunque non comprensibili per chi non è giapponese. L'attacco peculiare di Muten è chiamato semplicemente onda della tartaruga, ma Toriyama decide di aggiungere al centro quel Hame senza significato soltanto perché divertito dalla coincidenza di Kame ed Ha all'interno del nome dell'imperatore hawaiano, e per rendere il tutto ancora più chiaro, infatti diede proprio dei vestiti hawaiani al maestro Muten. In parole povere, Kamehameha significa onda della tartaruga e si ricollega però alla figura di un imperatore hawaiano, e Ame all'interno dell'attacco serve soltanto a creare proprio quel collegamento fra le due cose.
Toriyama non è mai stato nuovo a tornare sui suoi passi per correggere alcuni errori in Dragon Ball. Questo perché l'opera era scritta spesso di getto e non era raro che quindi gli sfuggessero alcune cose secondarie. Il caso più famoso è come nella prima apparizione di Trunks egli chiamò 19 e 20 i nemici della saga, cosa che poi venne ritornata in 17 e 18. Ma una modifica molto meno conosciuta è quella che è avvenuta fra una stampa e l'altra della Kanzenban, ovvero la nostra Perfect. Quando la prima edizione della Kanzenban andò esaurita, gli editori giapponesi, prima di ristamparla, decisero di fare una correzione a un dialogo che avviene nella saga di Namek, precisamente durante il combattimento fra Vegeta e Recoome. Nei dialoghi di Toriyama, infatti, Giz si sorprendeva di come il livello di potenza di Vegeta fosse 20.000, ma ciò risultava errato in quanto in precedenza Vegeta aveva già raggiunto un livello di 22.000. Proprio per questo, quindi, nella ristampa, il 20.000 venne sostituito da un bel 30.000, dando quindi molto più senso allo stupore dei membri della squadra Ginyu. Quando Dragon Ball veniva pubblicato su Shonen Jump settimana per settimana, gli editor aggiungevano alla fine di ogni capitolo una piccola anticipazione sugli eventi futuri, un piccolo teaser per invogliare le persone a comprare il numero successivo. Tutto normale. Tuttavia, alla fine del capitolo 503, l'anticipazione fu un po' strana. In quel capitolo vedevamo Vegeta accettare di usare i Potara assieme a Goku e il messaggio alla fine recitava: "Questa è la nascita di Gogeta". Come sappiamo, dalla loro unione Potara nascerà Veget, non Gogeta, e non è mai stato chiaro come mai fosse stato usato quel nome nelle anticipazioni. La mia supposizione è che semplicemente Toriyama decise di usare un design diverso per non andare contro il film di Janemba che sarebbe da lì a poco uscito, e cambiando il design decise anche di cambiare appunto il nome del personaggio. Non fu comunque l'unico caso di anticipazione strana. Nel capitolo in cui per la prima volta apprendiamo Raditz essere il fratello di Goku, le anticipazioni si spinsero un po' troppo oltre, affermando che nel capitolo successivo avremmo saputo nuove informazioni sul padre di Goku, ma come tutti sanno, ciò non è avvenuto e di Bardock non ne è saputo più nulla fino alla saga di Frieza, più di un anno dopo. Come mai questa scelta? Toriyama aveva in mente piani diversi? Gli editori tentarono a indovinare? Nessuno ha mai dato una risposta. Alcune pagine originali del manga di Toriyama sono andate perdute. O forse sono state censurate. Non è chiaro. Fatto sta che queste pagine sono sempre e solo state inserite nella versione tankobon dell'opera, quindi per dire nella nostra Evergreen, mentre sono sparite dalla versione Kanzenban, ovvero la Perfect. Una di esse è la famosa cover di Bulma vestita da pilota. Nel 2003 viene chiesto a Toriyama di ridisegnare questa illustrazione, dando come motivazione il fatto che non si trovasse più la tavola originale, e Toriyama la ridisegnò, ma modificò alcune cose che hanno fatto credere fosse più una censura quella fatta dalla Shueisha. Nella nuova versione, infatti, viene cancellata la sigaretta dalla bocca di Bulma, per quanto fossero sigarette finte fin dal principio, e questo potrebbe essere dovuto al fatto che la ragazza fosse minorenne in quella parte del manga, e dunque per non dare un cattivo esempio decisero di censurare la tavola, chissà. Per anni si è creduto che questa illustrazione di Toriyama fosse un'idea scartata per la nuova divisa di Goku. Ma se io vi dicessi che così non è? Per poter scovare l'origine di questo design bisogna fare un passo indietro e recuperare uno Shonen Jump uscito nel 1988, quello contenente il capitolo 163 di Dragon Ball, ovvero quello in cui Goku raggiunge il santuario di Dio e incontra Popo. Questo capitolo si apriva con un messaggio, che poi venne cancellato nella stampa in volumi, in cui veniva indetto un concorso: disegnare una nuova divisa per Goku. Qualche settimana dopo, col capitolo 173 di Dragon Ball, Toriyama lasciava un messaggio, anche questa volta cancellato nella stampa in volumi, in cui ringraziava personalmente tutti i partecipanti, aggiungendo che quello mostrato fosse il design vincitore ridisegnato da lui. Se Dragon Ball Super esiste, lo dobbiamo a Dragon Ball Evolution. Nel volume Dragon Ball 30° anniversario Super History Book, uscito il 21 gennaio 2016, Toriyama decide di parlare molto duramente della versione cinematografica di Dragon Ball uscita anni prima.
affermando: avevo deciso di lasciare stare Dragon Ball andando avanti, ma vedendo come mi ha fatto arrabbiare quell'adattamento, mi sono reso conto essere una serie troppo importante per me per lasciarla da sola. E da qui quindi iniziò a pensare a nuove incarnazioni dell'opera, risultanti poi in Yako, il Patrolman galattico, Battle of God, Ritorno di F e alla fine Dragon Ball Super. E con questa siamo a 10. Ho cercato appunto di scegliere proprio quelle che meno volte ho sentito in giro. Non dico che siano assolutamente inedite, ma sono un po' più rare queste, non credete? Beh, spero vi sia piaciuta questa carrellata di curiosità che non avranno mai spazio in nessun video. Se così fosse, vi invito a iscrivervi, lasciare un mi piace e magari passare dai social come Instagram e TikTok. E noi ci rivediamo, come sempre, a un prossimo video.